Ciao a tutti. La rottura con un narcisista può essere devastante e molto intricata, caratterizzata da un mix di manipolazioni emotive e desiderio persistente di controllo. In questo contesto è cruciale riconoscere i segnali che indicano il desiderio del narciso di essere cercato dalla ex partner dopo averla scartata, al fine di comprendere appieno le dinamiche post-rottura e proteggere il proprio benessere interiore. Uno dei segnali più evidenti è la persistente ricerca di contatto e di attenzione da parte del narcisista. Dopo aver scartato la ex partner, potrebbe improvvisamente manifestare un nuovo interesse nei suoi confronti, inviando messaggi, chiamate o email nel tentativo di ristabilire un legame affettivo. Questo comportamento può essere alimentato dal desiderio di mantenere il controllo sulla ex partner e di assicurarsi che rimanga coinvolta nella sua sfera emotiva. Inoltre, potrebbe utilizzare tattiche manipolatorie per suscitare la compassione e l'attenzione della ex partner. Potrebbe anche cercare di coinvolgerla in situazioni di crisi o di difficoltà, sperando così di provocare una risposta empatica e di ristabilire il contatto. Il narciso potrebbe anche sfruttare la vulnerabilità della ex partner per ottenere sostegno emotivo e attenzione, utilizzando la situazione a proprio vantaggio per soddisfare i propri bisogni egoistici. Un altro segnale importante è quando non riceve l'attenzione desiderata dalla ex partner. In questi casi può benissimo diventare ostile, vendicativo o manipolativo, cercando di attirare l'attenzione attraverso comportamenti estremi o alquanto provocatori. Questo comportamento può essere dannoso per la ex partner, che potrebbe sentirsi costantemente sotto pressione e ancora vulnerabile alle manipolazioni e agli abusi del narcisista. È fondamentale comprendere che il desiderio del soggetto di matrice narcisistica di essere cercato dopo aver scartato la ex partner è spesso alimentato da una profonda insicurezza e vulnerabilità. Nonostante la facciata di sicurezza e di arroganza, il narciso può provare una costante paura di essere abbandonato o trascurato, cercando quindi in modo ossessivo di riaffermare il proprio potere e il proprio controllo nella relazione. Riconoscere questi segnali è importantissimo per comprendere la natura manipolativa e autocentrata del narcisista e per proteggere il proprio benessere emotivo e per stabilire confini sani. Ma andiamo nel dettaglio e andiamo ad esplorare alcuni di questi segnali. Comportamenti di gelo e di distanza. Dopo aver scartato la ex partner, il narciso potrebbe adottare un atteggiamento di distacco emotivo, ignorando i tentativi della ex partner di contattarlo o di riconciliarsi. Tale atteggiamento è progettato per suscitare un senso di perdita e di desiderio nella ex partner, spingendola così a cercare attivamente di ristabilire il rapporto. Messaggi ambigui. Potrebbe inviare messaggi ambigui o contraddittori alla ex partner, mescolando segnali di affetto con comportamenti di indifferenza. Questo atteggiamento caotico può generare confusione e incertezza nella ex partner, spingendola a cercare chiarezza e consolazione dalla fonte della sua angoscia. Richieste di aiuto o di supporto. Può simulare problemi emotivi o situazioni di crisi per suscitare la compassione e l'attenzione della ex partner. Queste richieste di aiuto possono essere accompagnate da lamentele sul proprio stato psicologico o da dichiarazioni di solitudine e di disperazione, al fine di attirare l'attenzione e il supporto della ex partner. Confronti con nuove relazioni. Può utilizzare le nuove relazioni o i flirt con altre persone come strumento per generare gelosia e rivalità nella ex partner. Tali raffronti possono essere enfatizzati attraverso commenti provocatori o comportamenti che mettono in evidenza il suo successo nel trovare nuove prospettive sentimentali.
accuse di indifferenza o di insensibilità. Può accusare la ex partner di essere insensibile o indifferente ai suoi sentimenti, sottolineando il suo bisogno di attenzione e di affetto. Queste accuse possono essere accompagnate da lamenti sul suo abbandono emotivo e dalla richiesta di un maggiore coinvolgimento affettivo. Manipolazioni psicologiche. Può utilizzare tattiche manipolatorie per far sentire la ex partner responsabile per la rottura della relazione o per il suo attuale stato emotivo. Queste manipolazioni possono includere sensi di colpa, tentativi di manipolazione emotiva, fisica o minacce di autolesionismo. Ma attenzione a queste frasi manipolatorie che potrebbero essere utilizzate dal narcisista quando vuole essere cercato dalla sua ex partner. Mi manchi così tanto, non riesco a smettere di pensare a te. Sono così perso senza di te, non riesco ad immaginare la mia vita senza di te. Ho commesso un errore enorme, non posso vivere così. Ora ho capito dove ho sbagliato. Mi sento così solo senza di te, vorrei solo che tornassi da me. So che abbiamo avuto i nostri problemi, ma credo ancora che siamo fatti l'uno per l'altra. Sono cambiato, ho imparato dai miei errori. Ti prego di darmi un'altra possibilità. Non riesco a trovare nessuno che mi faccia sentire così importante. Mi manca la tua presenza nella mia vita. Non so come andare avanti senza di te. Vorrei che tornassi e potessimo fare le cose giuste insieme. Ho bisogno di te più di quanto tu possa immaginare. Senza di te mi sento perso. La mia vita non ha senso senza di te. Vorrei che potessimo fare un passo avanti insieme e superare tutto questo. Mi manchi tantissimo. Non riesco proprio a vivere senza di te. Sono disposta a fare qualsiasi cosa per riavere la tua attenzione. Ti prego di darmi un'altra possibilità. Senza di te mi sento vuoto. Ho bisogno del tuo amore per sentirmi completo. So di aver commesso degli errori, ma ti prego di perdonarmi e tornare da me. Mi sento vuoto e solitario senza di te. Vorrei poter tornare indietro e correggere i miei sbagli. È importante per la ex partner riconoscere questi comportamenti per quello che realmente sono, ovvero manipolazioni ben progettate per mantenere il controllo sulla situazione e soddisfare i bisogni egoistici del narcisista. Mantenere una certa distanza emotiva e visiva dal soggetto tossico e concentrarsi sul proprio processo di guarigione e di crescita personale è essenziale per proteggere il proprio benessere emotivo e intraprendere un percorso verso una vita più sana e più appagante. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.